Ma ci credi che tante aziende pretendono ancora di fare soldi con questi strumenti qui? Cioè, è assurdo! Benvenuto su 5 Step to ROI. Io sono Sonny e per molti imprenditori sono il signore del tempo. Perché? Perché è la vera risorsa di un'azienda. Per gli imprenditori significa avere più soldi in meno tempo, significa poter prendere nuovi clienti, poter prendere nuovi progetti senza doverne assumere nemmeno altre persone. Per i dipendenti significa non portarsi il lavoro a casa, significa una vita più equilibrata, significa meno stress. Su questo canale aiuto ad aumentare la redditività delle aziende, liberando tempo e ottimizzando spese e guadagni anche tramite automazione. Per cui iscriviti al canale e attiva la campanella se vuoi dare più valore al tuo tempo. Se vuoi invece scoprire cosa possiamo fare per la tua attività, clicca sul link in descrizione e prenota una consulenza gratuita. Ma al mentre torniamo al video di oggi. Pensa che con gli strumenti che la tecnologia ci offre al giorno d'oggi, tantissimi imprenditori pretendono di voler continuare a utilizzare vecchi strumenti per fatturare di più, per crescere, ma capisci che è insensato. Ti faccio l'esempio del tornio. Il tornio, pensa, è lo strumento potenzialmente uno dei più antichi della storia. Pensa che prima è stato creato nella preistoria, era un tornio da vassaio. Sicuramente l'avrei visto. Al centro si va a fissare questo pilone piccolino di pietra fatto una volta e man mano che si ruotava questo archetto si muoveva la base sulla quale veniva appoggiata un po' di argilla appunto per modellarle e far sì che venissero fuori gli strumenti che all'epoca erano desiderati. Poi il tornio si è evoluto negli anni. Inizialmente era un tornio a pedale senza trasmissione, poi successivamente nell'epoca medievale è stato creato il primo tornio a doppio pedale, che è un po' come quello che le nostre nonne o bisnonne utilizzavano nelle macchine da cucire. Avete presente quelle con il dondolino e sopra la macchina che ruotava? Insomma, il concetto è molto semplice. Il tornio è un esempio per questo video per far comprendere il come l'evoluzione fa parte non solo della vita umana, ma oltre che essere una legge della natura, fa anche parte di tutte le aziende. Le aziende necessitano di evoluzione e se le aziende non sono al passo con l'evoluzione, inevitabilmente falliscono. Darwin lo dice, che uno o si evolve o oggettivamente muore. La sopravvivenza della specie è data da questo, dall'evoluzione della sua capacità di adattarsi più velocemente possibile ai cambiamenti. Voglio solo che mantieni a mente questo concetto, il discorso dell'evoluzione. Un po' come ha fatto il tornio, che da essere un tornio usato nella preistoria, oggi vengono utilizzate le leghe metalliche che vengono prese, modellate, alluminio, insomma varie cose. L'evoluzione è sempre la stessa, siamo passati soltanto da modellare l'argilla e farlo a mano a farlo con delle macchine e dei macchinari per modellare materiali leggermente più impegnativi dal punto di vista proprio strutturale. E così pensandoci, no, facendo un po' un paragone, così in realtà sono anche le aziende, perché le aziende come sono nate? Sono nate tendenzialmente da una persona, una, due o tre persone, un piccolissimo gruppo di persone che ha avuto un'idea, si è lanciata in un determinato settore e ha avuto un primo riscontro con il mercato. Tendenzialmente quel riscontro, se è positivo, allora si crea su un'attività, se invece è negativo si può anche raddrizzare il tiro e tirare su comunque un'attività imprenditoriale. Nell'ultimo secolo sono tantissime aziende nel garage di casa, basta pensare a Google, a Facebook, a tantissime aziende che sono nate un po' nel garage, dove nel piccolo garage sotto casa hanno creato imperi. Ma evolvendosi l'attività, quindi andandola sempre a paragonare a quello che ho raccontato prima rispetto al tornio, evolvendosi si necessita di tante altre cose, tante altre figure. Molto spesso l'evoluzione più nel lungo periodo, quindi parliamo di un'evoluzione centenaria, quindi molto più ampia, che passa da generazione a generazione, non sempre viene apprezzata dalle generazioni successive e molto spesso può capitare anche che l'evoluzione non sia proprio tesa a un qualcosa alla creazione così necessariamente positivo. Faccio un esempio. Negli anni mediamente delle aziende a conduzione familiare, le aziende che passano dalla prima alla seconda generazione, tendenzialmente il 60% delle aziende italiane rimane in piedi, il restante 40% fallisce. Di quello 60%, quando si passa dalla seconda alla terza generazione, soltanto il 13% rimane in piedi. Questo perché
Non perché magari le generazioni a seguire non sono capaci o è perenne motivo, perché semplicemente si può tramandare la tradizione, sì, ma ci devono essere i giusti presupposti. Su questo volevo farti anche un altro esempio invece di aziende che ce l'hanno fatta, di aziende che sono in piedi da secoli, alcune anche da quasi un millennio, la verità è della verità, e che oggi sono qui per portarti. In queste top 3 a livello mondiale ce n'è anche una italiana, un'eccellenza italiana. La prima è Nishiyama Onsen Keikan, spero che si pronunci così, è un'azienda giapponese che lavora nell'ambito alberghiero, stiamo intorno tra il 500 e l'800, quindi proprio robe antichissime. Poi abbiamo l'Oshi Ryokan, che è in ambito invece ristorazione, sempre giapponese, e poi invece al terzo posto, con grande orgoglio, c'è un'azienda italiana, la Pontificia Fonderia di Campane Marinelli, una delle aziende appunto che si occupa della costruzione di campane, ed è un'azienda che è in piedi da una vita. Questo perché? Com'è possibile che un'azienda è riuscita a battere queste statistiche che ti ho appena raccontato? Semplicemente perché ha visto l'evoluzione e si è adattata ai cambiamenti. Non si è arresa alla normalità, non si è arresa a quello che c'era intorno, non si è fatta inondare da ciò che avveniva, ma ha condotto quel cambiamento. Ed è per questo che oggi ti parlo di un'azienda a conduzione familiare nell'ambito della produzione di macchinari per pasta, una delle aziende che a mio parere è un'eccellenza a livello nazionale e che merita appunto non solo questo video ma anche di avere la giusta importanza. Adesso parleremo un po' con una di queste persone dell'attività. Eccoci qui con Giovanni Cocozza di Cocozza Macchine per la Pasta, una delle più grandi realtà a livello pugliese e anche una delle più importanti e prestigiose a livello nazionale, che si occupa di produzione, quindi creazione di macchinari per la pasta, quindi per creare pasta. Allora Giovanni, raccontaci un po' cosa abbiamo fatto insieme, ma prima ancora come eri prima di conoscere 5 Step to Roy e il mondo delle automazioni. Allora, noi eravamo una realtà familiare dove prendevamo, costruivamo i macchinari per fare la pasta in maniera tradizionale. Quindi avevamo delle macchine non automatizzate dove doveva esserci per forza la presenza dell'operatore vicino che doveva stare lì a muovere le manovelle o prendere i pezzi, cambiarli. Ora che ci siamo conosciuti, diciamo, ci hai aiutato a fare quel grande passo verso l'innovazione, comprando e acquistando 2 macchinari, la fresa in CNC e anche il tornio in CNC. Ci hanno permesso di svincolare la persona dal lavoro ed è una cosa impagabile. Ok, sì, perché poi considerando che la tua è un'attività familiare, cioè immagino che praticamente tuo nonno, giusto? Sì. Tuo nonno sia nato qui, sì. Quindi comunque per lui è una cosa importante il dover stare lì, lavorare, ed è bello vedere 2 generazioni a confronto, no? Infatti alla veneranda età di 86 anni continua ancora a venire qui in azienda a lavorare. Non molla! Oramai ha fatto la sua vita, il lavoro e non mollerà mai. Chiaro. È anche vero che questo magari un tempo era una delle cose che ci stava a fare, ma rispetto alla sua epoca è giusto così, va bene così. Oggi immagino che i tempi sono un pochino cambiati, si parla molto anche di balance, cioè di bilanciamento tra vita e lavoro, si fanno degli argomenti diversi oggettivamente, quindi anche l'evoluzione ha toccato queste tipologie di aspetti. Quindi è curioso, io questa parte la voglio condividere perché è molto curioso quando entro in attività, perché vedo da una parte in un angolo il nonno con il tornio, la manovelle, le robe, poi dall'altro lato vedo praticamente Giovanni con dei macchinari che metti un pezzo e ti esce la roba che vuoi. Cioè, praticamente riesco a ricoprire la figura di 3 persone in solo io. Tanta roba. Quindi praticamente spiegami un po' come è andata proprio nel pratico. Tu ad oggi ti ho visto che tu metti il pezzo, spingi un click e va. Ma per arrivare a questo... Diciamo che ora giustamente arrivo, metto il pezzo, spingo un bottone e la macchina lavora completamente da sola. Però per arrivarci a questo punto bisogna investirci tanto tempo e tanta energia per capire come si deve programmare e come deve lavorare la macchina. Ok, infatti su questo è stato l'aspetto più importante, che tu giro di qualche settimana hai integrato tutto, però diciamo normalmente... qualche settimana, però entravo in azienda alle 7:30 e uscivo in azienda a mezzanotte. Diciamo che ho voluto appunto bruciare le tappe per poter svincolare la persona, soprattutto la mia persona,
dal dover stare in azienda, in fabbrica, per poter concentrarmi sull'andare in giro a fare consulenze verso i nostri clienti. Ok, infatti appunto adesso prima di arrivare alle consulenze con i clienti, raccontami quindi i risultati più importanti che hai avuto, perché io me li sono segnati alcuni. Parliamo di un tempo di lavorazione abbattuto dell'87%, quindi tanta roba. Sì. In termini di redditività oraria abbiamo raggiunto quasi 3 volte 6, quindi una roba proprio allucinante. Sì. E adesso stavi parlando del discorso dei tuoi clienti. Tu hai fatto anche tante attività di espansione sull'attività, Sì. giusto? Lavori anche fuori. L'aver abbattuto i tempi ci ha permesso di poter produrre di più, ci ha permesso di poter vendere di più, ci ha permesso di poter andare anche all'estero, creando dei pezzi e delle macchine sempre più efficienti e sempre più performanti. Quindi ci siamo anche potuti espandere all'estero e infatti proprio verso metà settembre, quindi un mesetto fa, sono andato addirittura in Bolivia per consegnare una linea e andare lì sul posto a fare della consulenza, formazione sulla pasta sia fresca che secca. Quindi là hai fatto non solo la consegna del macchinario, che magari è innovativo, questa parte qua, ma in più hai fatto anche Sono andato altri lì servizi. di persona per poter insegnare alle persone inesperte, alla fine in Bolivia non hanno tutta questa cultura per la pasta, a insegnargli come si fa la pasta, con addirittura mettendo il 40% di quinoa all'interno. Veramente complimenti. Sapendo che sul mercato c'è massimo fino al 15, massimo 20%, è veramente un risultato straordinario. Sul discorso del trasferire da una generazione all'altra, poi sicuramente chi ci sta ascoltando lo comprenderà, chi ha un'azienda a sfondo familiare. Spesso capita che tramandando da un'azienda all'altra ci sono delle tradizioni che magari si tramandano, però altre che un po', insomma, rimangono, ecco, un po' così. Ecco, capiamo un attimo, come hai fatto tu a gestire questo passaggio? Allora, la tradizione è importante per trasferire i valori e i principi da una generazione all'altra, però non è detto che bisogna trasferire i metodi e soprattutto le tecnologie da una generazione all'altra. Basti pensare che secoli e secoli fa si trasportavano degli oggetti a mano oppure si caricavano in spalla. Dopo c'è stata l'invenzione della ruota e alla fine quella era un'innovazione, ma ora noi, la nostra generazione, è impensabile ritornare all'epoca, caricarsi i pesi e trasportarli. Molto spesso viene fraintesa che cos'è l'innovazione, o meglio che cos'è anche la tradizione. La tradizione non è altro che un'innovazione consolidata nel tempo. E questo è anche quello che io riferisco poi ai nostri clienti quando dicono vabbè, ma noi abbiamo sempre fatto la pasta così, la facciamo ancora a mano. Sì, si può fare, tutto si può fare nella vita, però non si possono avere determinati risultati che con l'innovazione è uno strumento aggiunto per portare avanti la tradizione. Mi hai raccontato il discorso che anche un conto è farli a mano, che poi ti porta comunque ad avere problematiche, e un conto invece farle con un macchinario, che comunque mantiene inalterato la qualità. Sì, rimane completamente inalterato, soltanto che nel pensiero comune bisogna sempre fare così, ed è una cosa che per le nostre generazioni sai benissimo che si deve fare così, non va molto d'accordo con noi. Grazie per questa condivisione, questa esperienza. Sicuramente quello che ci ha raccontato adesso Giovanni sul passaggio appunto anche un altro esempio molto importante, dall'uomo senza ruote all'uomo con le ruote, e poi da lì all'uomo che con le ruote dà per scontate le ruote e ora appunto a fare tanto altro. Così era l'esempio del torno e così tanti altri esempi di evoluzione, perché l'evoluzione è determinante in tutti i processi, che siano di vita personale, che siano lavorativi, che siano qualsiasi, dappertutto. L'importante è prendere atto del fatto che c'è un'evoluzione, soprattutto in questo periodo dove siamo bombardati di innovazione, e bisogna essere bravi a scremare, quindi capire bene cosa bisogna fare per stare al passo con i tempi e agire di conseguenza. Appunto per l'azione, per questa parte qui che ti ho appena detto, seguimi, perché alla fine del video ti darò uno strumento potentissimo per agire da subito sulla tua attività. Ti piacerebbe fatturare di più in meno tempo, oppure poter prendere nuovi clienti o gestire nuovi progetti senza dover assumere nuove persone? Pensa che queste sono solo le basi del nostro metodo. Processi, automazioni, strumenti, scadenze, non hai idea di quanto possa ottimizzare e di quanto tu possa realmente guadagnare la tua attività. Per scoprire
quanto tempo stai perdendo in questo momento, quali sono le aree da migliorare e cosa mettere in pratica per ottimizzare da subito la tua azienda, allora clicca sul link in descrizione e prenota una consulenza gratuita con noi. Il consiglio che voglio darti è di studiare e informarti su tutte le automazioni, su quello che puoi fare nella tua attività, ma sempre mantenendo il focus sul farlo con qualcuno. Per un semplice motivo, perché tu sei troppo immerso nella tua azienda. Se tu hai un business qualsiasi, in qualsiasi settore, e lo fai ogni giorno, costantemente, ci sono degli aspetti della tua attività che non vedi, che pensi magari di poter automatizzare, ma in realtà non li vedi, li automatizzi, perché pensi che siano giusti così da automatizzare e molto spesso sbagli. Nel 99% dei casi chi automatizza da sé un'attività dove è immerso per almeno qualche settimana o qualche mese commette un errore. È matematico. È matematico. Questo perché? Perché è immerso in un'attività e dà per scontati tantissimi processi che non ti portano a evolverti. Il mio consiglio è quello di farti seguire da qualcuno nello studio e nell'applicazione dei metodi per automatizzare e ottimizzare la tua attività al meglio affinché non ci siano errori in automazione, perché puoi trovare errori in automazione e risolverli, te lo posso assicurare che è un problemone, perché una volta che tu automatizzi puoi andare a trovare l'errore e risolverlo, è un delirio. Quindi meglio non fare niente, rimanere così come stai, aspettare di conoscere qualcuno che ti può aiutare sull'automazione e poi automatizzare, piuttosto che già automatizzare e poi trovarti nella baia delle onde. Punto primo. E punto secondo, bisogna essere consapevoli del fatto che sei troppo immerso nella tua attività, tu hai una visione troppo legata all'azienda che non ti permette di vedere le cose in chiaro. Ecco un esercizio che ti consiglio di fare per comprendere meglio quello che ti ho appena detto, questo concetto. Fai finta di avere davanti a te un marziano, che è una persona, un alieno, una persona che non ha mai vissuto sulla Terra, quindi non sa niente sulla Terra. A questa persona devi spiegare come fare il caffè con la moka. Fai questo esercizio, fallo per iscritto, magari lo fai tu, lo fai con un'altra persona e lo fate anche in modo individuale e poi confronta le risposte. Vedrai che sicuramente darete per scontati tantissimi sottoprocessi che ormai fai ogni giorno, che non vedi più, ma in realtà ci sono. Ed è lì il problema vero. È lì il problema vero che tantissimi imprenditori non vedono nelle proprie aziende e che noi siamo capaci di guardare perché abbiamo un occhio esterno. E questo occhio esterno può fare realmente la differenza, come è successo con le aziende di successo che abbiamo portato su questo canale. Quindi rimani con noi se vuoi scoprire altri trucchi e consigli su come automatizzare e ottimizzare al meglio la tua attività grazie al metodo 5 Step to ROI e ci vediamo al prossimo video. Ciao!